Questa è proprio la parte più psycho della strada. Eccola qua. Allora, qui si vede il cono di scoppio, da lì si sbuca, poi c'è un'altra galleria. E qui, ragazzi, si spara in caso di attacco nemico. Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. In questo nuovo video vi porto in due posti incredibili legati alla Prima Guerra Mondiale. La prima è una strada scavata completamente nella roccia che supera alture impossibili, si chiama la strada del Menador, è utilizzata ancora oggi da moltissime persone che vogliono mettersi in comunicazione dall'altopiano alla Valsugana. È una strada molto particolare e molto stretta e la percorreremo insieme in moto. Il secondo posto ti porterò nelle viscere della montagna, andremo a visitare un vero e proprio forte della Prima Guerra Mondiale. È il forte più grande dell'altopiano di Asiago, vedremo che tracce vi ha lasciato la guerra e lo esploreremo insieme e ve ne racconterò come sempre la storia. Guarda il video fino alla fine perché ci saranno molte parti particolari di esplorazione all'interno di quella struttura. Come finale c'è una piccola sorpresa, vi farò vedere gli oggetti che utilizzavano i soldati nella guerra. Ma ora andiamo in moto, vamos! Eccoci qua, c'è un sacco di foschia, ma adesso prendiamo la strada del Menador, che è questa vecchia strada militare costruita dall'impero austro-ungarico per arrivare sugli altopiani qua sopra davanti a me di Luserna e Lavarone. È una strada molto particolare, è stata di recente restaurata, adesso vediamo com'è. Ok, qua la strada è bella bagnata perché è tutto il versante sempre in ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione. La vera e propria strada del Menador, infatti porta all'altopiano di Vezzana. E adesso iniziamo. Adesso la strada è ancora bella larga, non c'è ancora il punto scavato nella roccia, ma lo incontreremo fra poco. Eccoci qua, adesso inizia la parte proprio psycho. Immagina percorrere questa strada con dei mezzi pesanti per andare a combattere al fronte. Guarda che roba, qua c'è il burrone proprio. Allora, se non siete abituati a strade di montagna, questa parte qui potrebbe essere un po' psycho, ma nemmeno troppo, dai. Comunque c'è il guardrail. Se non ci fosse il guardrail sarebbe abbastanza psycho. Qua dietro c'è il punto più spettacolare, questa galleria. Ora continuiamo. Comunque, anche essendo una strada militare e strettina scavata nella roccia, è utilizzata da tantissime persone, perché se abiti nell'altopiano, per andare giù a Trento in Valsugana è la strada più veloce ancora, c'è niente da fare. Anche questa parte qui è molto scenografica. E questa è forse la curva più famosa. Beh, comunque non è stata snaturata. Pensavo che avessero allargato un po' alcuni pezzi nella roccia, invece hanno solo allargato alcune piazzole, giustamente. Quindi è rimasta la sua identità, perché sono stati fatti dei lavori
di recente, appunto per migliorare la transitabilità. E questa è una bella tappa, un bel punto panoramico. Allora, quella che sto percorrendo è appunto la strada del Menador o Kaiserjägerweg, spero di pronunciarlo bene in tedesco, costruita dall'esercito austro-ungarico. È stata costruita a fine 800 dai cacciatori alpini austriaci, chiaramente un reparto dell'esercito austro-ungarico. Naturalmente, come tutte le strade militari, aveva una funzione strategica molto importante. In questo caso era quella di collegare l'Alta Valsugana con gli altopiani cimbri. Infatti quella che vedete alle mie spalle è proprio l'inizio della Valsugana, che è una valle molto stretta e molto lunga che collega la pianura veneta al Trentino, e dietro di me ci sono i laghi di Levico, che è il più piccolo, e di Caldonazzo. Qui era tutto impero austro-ungarico, ma sopra negli altopiani troveremo proprio quello che era l'ex confine italiano, dove adesso c'è l'Osteria del Termine. Quindi era fondamentale avere una strada militare che potesse rifornire velocemente i forti che adesso andremo a visitare sopra, dalla pianura, da Trento soprattutto, in maniera sicura e al riparo dalle artiglierie nemiche. Adesso risaliamo in moto e seguiamo proprio le tracce delle truppe austro-ungariche per arrivare al confine con l'Italia nella zona di guerra. Piccolo consiglio qua, il parcheggio è molto in pendenza, quindi occhio quando ripartite, che se non state attenti meglio tirare dentro il cavalletto quando proprio siete sicuri di avere entrambi i piedi a terra, se no vi trovate schiacciati sotto la moto. Ok, vamos! Ostia. Ok, adesso andiamo verso la Val Formica e ci dirigiamo verso quelli che erano i vecchi confini italiani. Questa è una strada sempre stupenda. Che paesaggio così con un po' di neve. Quella montagna laggiù davanti a me c'è il Verena, dove c'ero andato una volta in uno dei miei primissimi video. Credo che quella sia stata la prima sterrata in assoluto che ho fatto. Qua c'era esattamente il confine tra Italia, dove stiamo andando, e Impero Austro-Ungarico dietro di me. Luogo di pausa e di contrabbandi. Questo è un altro bellissimo albergo molto particolare, è della stessa famiglia da non so quante generazioni. Credo che sia ancora aperto. Lì c'è la storia della famiglia e pensate, tantissimi membri della famiglia andarono a combattere sul fronte, naturalmente, e il fronte era proprio qui dietro su queste cime. Comunque qua nell'altopiano in ogni punto si traccia la guerra. Ora questo che ha fatto tipo la lampada con un proiettile d'artiglieria. Ok, cosa c'è scritto? Forte Corbino aperto, perfetto. Non è che sia proprio pulita la strada qua, Porca qua la strada, porco Giuda. Così non va buono. Però porco Giuda. No, qua sembra la strada che sia pulita. Cioè qua non ce n'è nemmeno il bosco, era proprio quel punto lì. In questa posizione avanzatissima di fronte a Forte Corbin cadde Carlo Tupari con la sua compagnia ufficiali dei granatieri, medaglia d'oro al valore militare, 30 maggio 1916, credo. Guarda come ovunque si vedono i segni della guerra. In questa baita qui dietro di me hanno utilizzato per la recinzione dei reticolati della prima guerra mondiale. Questi pali, questi bastoni di ferro, chiamiamoli così, venivano utilizzati appunto per tirare fili spinati tra le trincee, venivano messi ad X, alla base hanno una spirale tipo la coda di un maiale per essere proprio piantati fermi nel terreno, e poi tra loro venivano tirati fili spinati che venivano messi davanti alle trincee e spesso erano persino elettrificati. È un'atmosfera stranissima perché c'è una combo tra nebbia, foschia. Dietro ci dovrebbe essere proprio il precipizio. Forte Corbin, cimitero militare 1915. Ok. Allora, sto iniziando il percorso, c'è questa musica fortissima che sono musiche alpine. Adesso iniziamo il percorso esterno, poi c'è il percorso interno che è un museo e vediamo. Sono mai stato la prima volta, abbastanza scenografico con tutta questa nebbia intorno a me. Guarda laggiù c'è la valle, atmosfera veramente spettrale. Queste qua sotto erano le baracche degli ufficiali, chiaramente riparate dalla roccia.
Questa qui che adesso andiamo a vedere è la Santa Barbara o la polveriera, chiaramente scavata sotto la roccia per avere massima sicurezza, dove c'erano tutti gli esplosivi, tutte le armi del forte. Andiamo a vedere com'è, un ambiente incredibile, guarda com'è dietro di me. C'erano tutte queste canaline per terra per appunto raccogliere l'umidità, perché qui dentro, essendoci esplosivi, naturalmente doveva essere un luogo assolutamente asciutto. Gli esplosivi non potevano in nessun modo essere contaminati d'acqua. Se diventavano umidi, naturalmente non esplodevano. Queste erano le canaline per il recupero delle acque, dell'umidità. Qui dentro l'illuminazione adesso è naturalmente elettrica, e anche prima il forte era dotato di illuminazione elettrica, ma qui dentro non si poteva avere elettricità, era pericolosissimo, quindi l'illuminazione era garantita soltanto grazie a delle lampade ad olio. Non c'era nessun pericolo di scintille o corticircuiti particolari dovuti alle esplosioni, appunto. E considerate che qui dentro è tutto assolutamente originale dell'epoca. Pensate che c'era anche un sistema antigas. Questa è la Santa Barbara dove siamo appena entrati. Questa era la ringhiera originale, chiaramente è venuta via col tempo. Come sempre mi lamento del maltempo, però quando si visitano questi posti il maltempo ti fa capire un po' meglio l'atmosfera che si viveva qua su. Guarda quanto è lungo fino laggiù il forte. Prima di iniziare l'esplorazione del forte volevo dirvi due cose sulla sua storia. La costruzione iniziò nel 1906 e venne completato nel 1911. Era il più grande dei forti dell'altopiano di Asiago e per la sua difesa aveva 6 cannoni da 149 mm per la difesa ravvicinata delle postazioni di fucileria. Era presidiato da circa 150 artiglieri e era progettato per essere una città completamente autonoma. Inoltre all'interno è pieno di gallerie sotterranee, perché era appunto studiato in modo che il personale all'interno potesse muoversi senza mai uscire allo scoperto. La vita di questa fortezza fu tuttavia breve, perché non venne interessata da grossi combattimenti. Come mai? Perché all'epoca le armi si evolvevano con un'altissima velocità, paragonabile a quella che noi abbiamo oggi con l'elettronica. Quindi quando un singolo colpo di artiglieria distrusse il forte Verena, che trovate in uno dei miei video, ci si rese conto come queste fortezze erano ormai inadeguate, quindi i cannoni vennero spostati e portati più avanti sulla linea di combattimento, dove potevano essere più utili. Pensate che il totale disarmo avvenne nel 1915, quindi era considerato proprio completamente inutile. Venne rioccupato dagli italiani poi subito dopo, lo stesso anno, un mese dopo, e venne utilizzato semplicemente come osservatorio. Questa qui dietro di me è la cisterna dell'acqua piovana. Chiaramente ogni fortificazione, come ho già detto prima, doveva essere autonoma, quindi doveva assolutamente avere, soprattutto negli altopiani carstici, un sistema di recupero delle acque piovane. Tutte queste stanze di cui era fatto il forte, guarda che spessore le mura, guarda, inizia da qui, seguimi e finisce qui sul corridoio. Sarà 1,50 m di spessore il muro, e inoltre c'era ancora questo muro qui. Chiaramente qui dietro, sopra la mia testa, non c'è più la copertura, anche quella distrutta dai recuperanti probabilmente era in lamiera, e tutte queste strutture venivano proprio minate. A volte li hanno completamente demoliti i forti, che oggi sembra un'eresia, però bisogna capire che un recuperante guadagna veramente tantissimo rispetto a lavorare nei campi con appunto il recupero non soltanto delle fortezze, del ferro che c'era nelle fortezze, ma anche in campo con le bombe, con i reticolati. Era un'attività estremamente rischiosa, perché potevi rimanere ucciso da una bomba, appunto, ma estremamente lucrativa. Adesso entriamo in questa galleria e vediamo cosa c'ha. Credo che qui sotto adesso c'è la nebbia, non si vede, ma qui sotto di noi si intravede la valle. Ecco, ho appena letto che questa qui dietro di me non era appunto una postazione di armi, di mitragliere, era un osservatorio, permetteva appunto di vedere di là dalla valle il monte Cimone e quindi di capire gli spostamenti delle truppe nemiche. Comunque io sono alto 1,80 e guarda, praticamente sono al limite dell'altezza, e fa capire anche che la statura media era mediamente più bassa. E qua giù in fondo un cunicolo che portava all'esterno. E dove portava il cunicolo? Portava chiaramente a una trincea scoperta, quindi era possibile raggiungere i posti di combattimento stando sempre all'interno del forte. Guardate che
protezione che aveva la terra e poi il cemento armato. Poi si notano tantissimi dettagli se uno ha un po' occhio, vedi qua c'è un cardine, qua ovviamente c'era una porta blindata, se qualcuno arrivava dall'esterno qui dentro non passava comunque, no? Guarda comunque la complessità del forte, qui delle scale, lì altri ambienti, qui un corridoio con tutte le entrate laterali, lì il cunicolo dove c'era la postazione osservazione e qua giù un corridoio altrettanto lungo. Guarda, questa per esempio era la sala del generatore per dare la corrente a tutto il forte. Qui invece c'era il motore principale di aspirazione fumi, perché chiaramente il generatore era un motore, quindi doveva funzionare con gasolio, probabilmente benzina, che è stata asportata naturalmente. E qua sopra c'era un altro cammino di scale, guarda che struttura gigantesca, era completamente autonomo, il massimo della tecnica. Ecco, sta salendo le scale e qua sopra c'è un altro ambiente gigantesco, guarda che roba. Dietro di me e tutto intorno a me si apre un corridoio enorme. Ecco a cosa serviva quella cremagliera che abbiamo visto prima, per portare i proiettili dei cannoni dalla Santa Barbara a questo piano superiore. Qui abbiamo dei cunicoli di areazione, perché immaginate quanta polvere fa un cannone, quindi era fondamentale permettere la reazione in un ambiente come questo. Sono veramente stupito dal modo in cui il forte è conservato. Comunque, se considerate che dal 42 è di questa famiglia, quindi diciamo che non molto tempo dopo che è stato dismesso, quindi la famiglia ne ha acquistato la proprietà e per fortuna è riuscita a ben conservarlo, perché se no ho visto moltissimi forti completamente distrutti. Qua guardate, qua c'era il cannone e qua dietro in alternanza delle stanze cieche dove si tenevano tutti i cartocci, cioè delle riserve di polvere da sparo, chiaramente ben protette dal cemento armato e alternate, così ogni cannone aveva la sua. Qui c'è uno schema del cannone del 149, il fante e il mulo, perché i muli sono stati una parte integrante della logistica della prima guerra mondiale. Infatti si dice che la prima guerra mondiale è stata l'ultima guerra antica e la prima guerra moderna, perché appunto abbiamo gli aerei e i muli per trasportare il materiale, quindi un retaggio del passato e un segno proprio del futuro, il bombardamento dall'aereo. Guarda come su tutto il soffitto si vedono i segni dell'impianto elettrico, incredibile, qua era illuminato a giorno praticamente. Chiaramente la cupola dove veniva ospitato il cannone era in acciaio, che venne poi smontate queste cupole e venne riutilizzato per la guerra di Libia. Questi cannoni si chiamavano cannoni esattamente da 149 Armstrong, che vennero prodotti negli stabilimenti di Torino e Napoli dal 1905. Poi peccato che adesso non sono visibili le cupole, ma erano delle robe mastodontiche. Pensate che lo spessore totale era di più di 16 cm, posavano su delle sfere di acciaio. Tutta questa cupola che proteggeva il cannone pesava quasi 100 tonnellate, 99,8 per l'esattezza. Considerate poi che naturalmente queste cupole potevano girare a 360 gradi, quindi fornire una difesa completa al forte. Gittata minima di 3,5 km, massima di 14,5. Il proiettile del cannone pesava 37 kg. E considerate che la copertura del forte era fatta appunto da una cupola di cemento armato spessa 2,5 metri. Nonostante ciò non era considerata abbastanza per resistere ai medio colpi di artiglieria austriaci. Poi, come vi ho detto, il forte fu disarmato nel 1915, ma questi furbacchioni di italiani, per non far capire agli austro-ungarici che il forte era disarmato, gli venne in mente uno stratagemma che utilizzarono spesso. Infatti, al posto dell'affusto dei cannoni misero dei tronchi d'albero per far credere alle vedette austro-ungariche, che chiaramente non potevano vedere così nel dettaglio, far credere che il forte fosse ancora armato, e il dettaglio funzionò, perché fu poi in seguito bombardato il forte come se fosse appunto ancora pericoloso, ancora attivo. Allora, qui si vede il cono di scoppio di un calibro da 380 mm, 750 kg di peso. Guarda che buca enorme che ha fatto e ha scoperto la parete del forte lì. Quanto è spesso proprio il tetto stesso, è incredibile. Ecco, qui si vede bene come sono fatti da una parte e dall'altra questi cosi reticolati. Quindi questa è la parte
che di solito fuoriusciva al terreno, e questa era la parte invece che stava nel terreno. Vedete, è fatto proprio come la coda di un maiale, in modo che poteva essere avvitato nel terreno. Ora questo è sicuramente un altro scoppio di mina, guarda che buco enorme dopo più di 100 anni, gigantesco. Guarda qua adesso invece un'altra galleria che dall'aperto portava ancora di nuovo, portava in un luogo sicuro in caso di attacco con l'artiglieria. Ora si entra qui, c'è un altro dedalo, guarda, da lì si sbuca, qua c'è un altro ingresso, qua c'è un'altra galleria, e qui ragazzi saremo sotto almeno 5-6 metri di terra. Tutto in cemento armato, guarda, queste sono proprio le tavole che utilizzavano a fine per il cemento armato. Ai lati chiaramente sempre altre stanze per alloggiare soldati, munizioni. Sembra pazzesco toccare ancora. Però ragazzi, scusate se mi ripeto, ma in che paese viviamo? In che paese avevamo tutte queste cose incredibili, incredibili? Ecco qua abbiamo 2 postazioni per 2 mitragliatrici, guarda, lì abbiamo la bocca di fuoco, qui c'era appunto il punto dove posizionarla che rimaneva ferma, e qui ragazzi si spara in caso di attacco nemico. Allora, ragazzi, prima eravamo qui dentro e questo è il fossato che difendeva il forte. Ti rendi conto queste strutture, quanto sforzo, quanto impegno, quanto ingegneria c'è dietro? Guarda che roba, è incredibile, incredibile. Non immaginavo veramente che fosse una fortificazione così complessa. Guardate qua ragazzi, abbiamo altri buchi di bomba in mezzo al bosco. Questo qua è il camino della polveriera, anche questo in cemento armato, che serviva per il ricambio d'aria della polveriera stessa. Guardate com'è, è a prova di bomba proprio. Questa qui invece è una trincea coperta, chiaramente non è visitabile perché non è in sicurezza, e collegava col forte che è lì, esattamente lì. Lì c'è il forte e questa è una trincea coperta che quindi, seguendo tutto il camminamento, si collegava a quest'altro gruppo del forte che abbiamo visitato adesso. Ok, adesso vado a vedere il museo, c'è sicuramente qualche reperto interessante. Allora, questa sberla qui è un proiettile di 240 mm francese, era sui treni armati, è una storia curiosa. Praticamente quel proiettile lì era di una tipologia che esplodeva sempre, quello lì invece non è esploso perché mancava dentro il detonatore, c'erano dei dischi di cuoio, dei giornali francesi del 1916. Come mai? Perché mettevano a lavorare i prigionieri nelle industrie di armi, quindi a volte qualcuno sabotava le armi. Chiaramente se ti trovavano e se ne accorgevano ti fucilavano sul posto, ma capitava anche per le bombe a mano italiane, le riempivano di sabbia, e quindi quel particolare proiettile lì era un proiettile che era sabotato. Qua poi nella vetrinetta vediamo gli sharpnel, le bombe come sono fatte. Questi pallini se ne trovano tantissimi ancora oggi in montagna. Chiaramente la bomba esplodeva e schizzava tutti questi pallini in giro per fare il massimo danno. Poi queste erano borracce. Queste sono particolari perché servivano per tagliare i fili spinati, quindi tu sotto il bombardamento ti avvicinavi alle trincee nemiche, dovevi tagliare con questi accessori che spesso non tagliavano i fili spinati. Questo qui è un Proton, era il Red Bull dell'epoca, è un integratore multivitaminico, e questo oggetto qui, i cappellani militari, quando vedevano che non c'era più niente da fare, che il soldato stava per morire, per evitargli la sofferenza, con quel pugnale sul cuore, zac. Questa qua è una riproduzione, ma era una mazza chiodata con cui si faceva l'assalto proprio alle trincee quando si combatteva corpo a corpo. Questa anche particolare, birra Dobrowski Verona, è fallita, è una birreria che c'era a Verona, bevevano anche birra, non solo vino i soldati. Ora questo è un frammento della cupola in acciaio, guarda quanto è grande. Questo è acciaio pieno, acciaio pieno, incredibile. Ok, meglio che mi avvio verso casa perché c'è una nebbia che non si vede a 10 metri, quindi, come dire, l'atmosfera va bene, però devo anche vederci per strada, cioè tipo ora rinforchiamo la regina delle Alpi e vediamo di tornare indietro. Ok. Chiaramente la nebbia fa anche capire che clima si viveva da queste parti, perché quando c'era la nebbia poteva essere un pericolo perché non vedevi l'avversario, non lo vedevi prima, era un problema anche la nebbia. Fa più freddo come allora, ma prima qui faceva veramente metri e metri di neve, quindi la situazione a febbraio non era assolutamente assimilabile a quella che abbiamo visto oggi.
Eccoci arrivati ragazzi alla fine del video, ti ringrazio per averlo guardato fino a qui e ti invito a visitare quei posti di persona perché sono veramente spettacolari. Iscriviti se non ti sei ancora iscritto, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e lasciami un like, ricordati. Ciao, ci vediamo alla prossima!